Bentornati Snipers, qui Markstorm e oggi siamo nella mia cucina. Siccome molti di voi continuano a chiedermi che tipo di modifiche io abbia portato al mio fucile, ho deciso di dedicargli un intero video, in modo da cercare di rispondere e venire incontro a tutte quelle persone un po' curiose che vogliono avere un fucile con un certo tipo di prestazioni. Tanto per cominciare, la mia scelta è ricaduta su un VSR10 Pro Sniper della Tokyo Marui. La versione Pro Sniper è quella con la canna più lunga, per intenderci, e l'ho scelto tan perché il nero era finito. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio che tipo di modifiche ho deciso di applicare al mio fucile. Al fine di silenziarlo, ho riempito il calcio del fucile con del materiale fono assorbente. Facendo leva, andiamo quindi a rimuovere il perno del guidamolla. Il cilindro è l'originale Tokyo Marui. Grazie a una chiave a brugola e una pinza a pappagallo rimuoviamo la testa cilindro senza rovinarla. Al suo interno troviamo un pistone della King Arms in alluminio, leggero ma molto resistente. Questo pistone è provvisto di due boccole di Teflon, essenziali per ridurre l'attrito durante la fase di caricamento. Nei cilindri del VSR10, durante la fase di armamento, il pistone tende ad inclinarsi, come potete vedere in figura, e a grattare nell'interno del cilindro rovinandolo. In questo modo non succederà più. La parte dell'aggancio invece è fatta in acciaio, quindi estremamente resistente. La testa è gommata, per ridurre il rumore in fase di battitura. Sono presenti inoltre i fori antivuoto per rendere il caricamento più morbido. È provvista inoltre di un air brake che tapperà il foro d'uscita dell'aria creando un cuscinetto che rallenterà tantissimo il pistone prima che arrivi in battuta. La molla è una delle poche sul mercato a passo variabile per VSR10 e rilascerà l'energia accumulata in modo più costante. Il guidamolle invece è l'originale Tokyo Marui. Il gruppo PAP di questo fucile è una cosa di cui vado molto fiero, fatta in parte artigianalmente da me. All'interno troviamo un anello in alluminio che stringe la parte finale del gommino PAP, sigillandolo perfettamente, rendendo quindi i tiri più costanti. Al gommino PAP di lunghezza maggiorata è stata amputata la gobbina interna con un taglierino, per poi essere levigato con carta vetrata di grana sempre crescente, fino a renderlo completamente piatto. La canna è una Prometheus Delta Strike con finestrella OPAP maggiorata, a cui è stata applicata la modifica RO. La camera OPAP è esagonale, in questo modo il pallino avrà solo 3 punti di contatto, i due lati inferiori e l'ROP piatto superiore, garantendo un backspin il più centrato possibile, evitando quindi che il pallino svolazzi o a destra o a sinistra. Nella parte finale di questa canna è presente una larga svasatura, in modo da ridurre le turbolenze attorno al pallino generate dal flusso d'aria. Il diametro interno è 6,20, quindi molto larga. Questo fa sì che il pallino tocchi solo la parte superiore e non i lati, riducendone l'attrito. La leva del pressore è l'originale Marui, ma è stata limata e successivamente dotata di un pressore piatto, la cui angolazione è stata calibrata in modo da impattare in modo ortogonale con l'ROPAP. All'interno dell'outbarrel ho posizionato degli spessori per mantenere la canna centrata e ridurre le vibrazioni. Per ridurre al massimo il rumore ho installato un silenziatore personalizzato fatto al controllo numerico. Come ottica ho scelto una JS Tactical perché ha il kill flash, ossia questa retina anteriore, incorporata. Ha un ingrandimento variabile da 3 a 9x, utile per individuare nemici lontani durante una ricognizione. Sia sull'ottica sia sugli anelli portaottica sono presenti 2 bolle per tenere perfettamente dritto il fucile. E ora li mettiamo tutti i pezzi assieme. Ed ecco voi la potenza dell'editing. Vediamo ora come se la cava il Chrome.
Tutti questi accorgimenti hanno reso il fucile perfettamente sigillato. Non avendo nessuna perdita d'aria, i colpi sono sempre uguali. La potenza si discosta infatti di 1 centesimo di joule, da 0,91 joule al massimo 0,92. Queste misurazioni sono state ricavate con un op-up completamente aperto. Di norma, regolandolo, la potenza dovrebbe diminuire. Questo però, grazie all'R-op-up, non succede, permettendomi di sparare anche con l'op-up regolato ad 1 joule e quindi a una potenza mediamente superiore a tutti gli altri fucili. Non abbiamo perdite di potenza, perché il pallino per ottenere il suo backspin non deve impattare contro una gobbetta, ma viene accelerato dall'attrito con la gomma nella parte superiore dell'R-op. La rotazione del pallino, inoltre, a contatto con la canna lo accelera e paradossalmente i valori sono più alti con op-up regolato rispetto che con op-up aperto. Ho studiato e creato questo custom apposta per massimizzare tutti i vantaggi che abbiamo noi sniper usando un fucile bolt action, portandoli all'estremo, avendo un fucile che spara più lungo, più preciso e più silenzioso di qualunque altro fucile d'assalto. E ricordate, se il vostro bersaglio non sente partire il colpo, è come se vi trovaste sulla luna. Quindi tenete a mente che un buon mimetismo unito al fucile giusto, con la giusta silenziosità, equivale ad essere un fantasma. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere, lasciate un bel like qua sotto, qui Mastro, questa è la mia cucina, ci vediamo in campo, o magari nella mia cucina se vi invito a pranzo.